non mi arriva la notifica perché sto controllando con l'altro telefono e non mi arriva la notifica. È la prima volta che faccio una diretta e sta succedendo un casino. Come faccio? È vero che a me mi piace improvvisare, però questa volta veramente mi sto trovando un po' in difficoltà. Allora, YouTube ha fatto degli aggiornamenti, ha fatto dei lavori e io sono rimasta indietro perché, come sapete, mi sono preso un po' di tempo per me. Volevo fare una diretta e ecco, ci sono. Bene, ho trovato la diretta, quindi in teoria mi vedete. Claudia, ciao. Allora, finalmente ci siamo. Questa sarà già no, la quarta o la quinta prova che faccio perché è la prima volta che mi sono incasinata con le dirette. Poi ho cambiato telefono, ho fatto degli aggiornamenti, quindi è stato tutto un casino. Infatti, io non sono così abbronzata, magari se lo fossi. Buongiorno Luana, che bello! Lo sai che ti volevo invitare a partecipare a questa diretta? Ho cambiato telefono e non so come si fa. Però magari ci possiamo provare, non lo so, ci sarà un bottoncino dove dici aggiungi partecipante, non lo so, ti andrebbe? Non ne sono capace, neanche io. Allora c'è scritto condividi, se schiaccio questo aggiungi sondaggio, e non c'è scritto nient'altro, solo chat. Però ho visto che se si fa sin dall'inizio, se lo impostiamo con condivisione, io ti devo mandare un link, magari tramite WhatsApp o tramite Facebook Messenger, e tu con quei link riesci a partecipare alla diretta e ci dobbiamo organizzare perché abbiamo tante cose da dire alle nostre amiche e anche a noi, cioè, è da un pezzo che non ci vediamo. Come ho detto, io mi sono presa un po' di pausa e son tornata che YouTube ha aggiornato, sono emozionata a riprendere la stagione perché mi sembra di non sapere più creare. Però devo confessarvi che non sono stata ferma, ho lavorato, eh. Buongiorno Francesca, buongiorno SoundCloud, quindi non lo so il tuo nome vero, scrivermelo. Come state? Come avete passato questo mese di agosto e quasi metà settembre? Lo so che sarei dovuta tornare già dai primi di settembre con i progetti, però la verità è che ho iniziato a lavorare a tempo pieno nel mio lavoro e sono stanca, tanto tanto stanca e arrivo a casa sfinita che magari faccio due righe per conto mio di uncinetto, ma poi sono in difficoltà a registrare, a fare delle cose impegnative. Ma non è che ci ho rinunciato, ho già tirato fuori, diciamo, la roba invernale per guardare quelli che ho e come organizzare la prossima stagione. Non ho fatto acquisti perché voglio finire quello che ho già e poi fa ancora caldo, quindi andrò magari a alternare un po' i progetti tra il cotone e la lana. Ma voi avete lavorato? Cioè avete lavorato tanto ad agosto, nel senso avete lavorato con l'uncinetto, avete creato. La Luana lo so perché io l'ho seguita, tanti progetti e la seguo sempre, soprattutto i suoi podcast sono così rilassanti, si impara un sacco di cose. Quindi ci dobbiamo organizzare a fare una diretta, Luana, assolutamente, magari una domenica, perché io il sabato lavoro, però ci potrei essere il sabato pomeriggio. Sì, infatti c'è il cotone, me lo porto ancora avanti per un po'.
Vi faccio vedere la mia ultima borsina per chi se l'è persa, ma no, sicuramente non l'avete persa. Guardate. Vabbè, che vuota, non ci ho messo niente dentro, potrei metterci qualcosa. Metto l'altra borsa. Metto lei, vi ricordate lei? Che è leggerissima, dopo la guardiamo meglio, però intanto la metto come cuscino per quest'altra. Mamma mia, che bei colori! Allora, questo telefono usa molto bene il contrasto. Io non sono così abbronzata, magari se lo fossi, però guardate che bei colori che tira fuori. E vabbè, questo cotone è fantastico. È il cotone ecologico. Sì. Oddio, c'ho un botto di memoria. Aspettate che guardo sul sito di Filati Discount perché poi se dico qualcosa di sbagliato dopo non le trovate e non va bene. Oggi me la prendo con calma, ho già mandato mio figlio a scuola, quindi sono tranquilla. Si chiama cotone ecologico. Assolutamente, Luana, ci organizziamo per un sabato pomeriggio volentieri. Bellissimi questi colori. Per chi si è perso questo progetto potete usare i colori che desiderate e soprattutto potete farla anche con colore unico, magari aggiungete un altro colore quando andate a riprendere la patella qui davanti, che è semplicemente chiusa con un bottone. Sì, Luana, sono veramente bellissimi questi colori. L'ho messo un bottone e non è neanche foderata perché è abbastanza chiusa, ideale per l'estate. Poi nulla vi vieta di utilizzare un bel cordino, magari anche un filato luccicante per le serate eleganti, eccetera. Poi io l'ho usata, cioè nel senso l'ho pensata per l'estate tutta colorata, eccetera, ma è un modello talmente facile e anche facile da gestire che secondo me va benissimo anche per l'inverno, cioè tu ti fai una pochettina così perché devi uscire la sera magari. Poi questo manico, sono andata anche io a spiare il sito Temu e sono andata a vedere cosa si può trovare e ho preso un po' di cose che erano con dei sconti pazzeschi. Sicuramente ho pensato che la qualità fosse scarsa, non è diciamo male, ecco, per quello che ho speso mi piace. Poi per questa pochettina, questo manico è fantastico perché lo mettete qua, è molto molto bello. Per la diretta dici che sbagli tutto, Luana? Ah, ma neanche io, cioè oggi ne ho aperti 4, poi dopo sono andata con l'altro telefono che li ho chiusi, ma mi sono sbagliata perché ho chiuso anche quella che andava bene. E allora ho detto che se qualcuno mi vedeva di scusarmi che chiudo e riavvio la diretta, questa volta sta andando bene, cioè almeno io mi vedo e ci siete anche voi che mi vedete, quindi mi scrivete. Però il pasticcio l'ho già fatto. No, no, il pasticcio l'ho già fatto. Poi l'altra borsa, quella prima, è lei. Non pesa nulla, nulla, c'è nulla assoluto. E cioè quasi quasi non la si ha addosso. L'unica cosa che non mi piace di questa diretta è perché non capisco come mai non riesco a cambiare la visuale, come quando registriamo noi progetti Luana, che secondo me avrei più spazio di manovra per farvi vedere le cose. Qua ci sono i manici tubolari e qua c'è il punto. Questo lo potete foderare oppure no, decidete voi. Il punto è molto bello. È molto bello anche per creare una maglia, è bello per creare un cardigan, quello che si desidera.
quindi nulla, cioè non avete difficoltà a utilizzare questo punto. Io l'ho pensato per una borsa perché mi è stata chiesta una borsa ben specifica, dove c'erano queste trecce macramè però, che creavano delle foglie. Quindi io, siccome il macramè non lo so fare, cioè sapevo quando ero piccolo un po' di nodi da una signora che era una vicina di casa, ma non la so fare, e ci deve esserci passione nell'imparare le cose, quindi se io non ho passione, se non ho curiosità, difficilmente mi rimangono. Ehm, E allora l'ho riprodotta all'uncinetto. La borsa che la signora mi aveva chiesto era molto molto più grande. Io l'ho fatta piccolina perché avevo bisogno giusto per il modello. Ma questo modello qua, se lo volete per la prossima stagione estiva, fate magari 3 strisce, la fate un po' più grande, è bellissima, veramente bella. Ed è anche veloce da fare perché comunque è un punto aperto, non avete difficoltà. Allora, io ho detto che ho lavorato per conto mio, perché dai, l'uncinetto non, cioè, non ci ho mai rinunciato, ma non sono riuscita a stare dietro, a registrare e a caricare tutto e a fare tutto quello che bisogna fare. E Luana, Francesca, sanno bene che diventa un lavoro vero e proprio. Ma siccome io ho dei filati da anni, filati che ho in casa prima di conoscere i filati discount, e soprattutto poi ho dei filati che ho preso nella mystery box di filati discount, e questo è uno di quei filati che avevo lì nella mystery box. Allora mi sono fatta una borsa, sono partita da un fondo semplicemente, ho fatto questo punto che è facilissimo, è un punto a incrocio, ok? E ho fatto le due, i manici praticamente piccolini, non l'ho foderata, non ho messo nulla perché è abbastanza alta, al massimo metterò un bottone, però non sempre, cioè non è necessario a parer mio perché è molto alta, è una pochettina da passeggio. Quando ho comprato l'altro manico da Temu ho preso anche questo che ha la parte sopra in ecopelle con i ganci e i moschettoni che sono questi. Poi se voi non volete andare a prendere queste cose da quel sito, mi potete scrivere, magari ci organizziamo e eh, ve li posso mandare, io non è quello il problema. Voi non lo sapete, ma c'è stato un periodo che mi sono ossessionata con il colore giallo. Ho preso tutti i gomitoli del giallo che ho trovato e poi li ho finiti, ma poi volevo usare il giallo e il nero e ho dovuto fare un ordine piccolino. Quindi ho preso il fil di Scozia numero 5. Cioè, guardate quanto sono belli insieme. E ho avviato questo progetto che si lavora unico, cioè si parte da qui sotto, vai a lavorare il tutto, stacchi qua per fare l'altro spazio per la manica e lavori tutto dietro, ti chiudi qui. Devo ancora finirlo. Adesso ci sono tutti i fili perché si lavorano con tutti e due i fili contemporaneamente. Vabbè, io come al solito sono pasticciona, però nel mio pasticcio c'è una logica. Guardate, si inizia da qui, si lavora tutto, poi si stacca per fare il manico e si conclude qui con lo stacco per fare il manico. È da indossare sopra una canota, oppure se vi piace come modello lo lavorate lungo e diventa una tunica, o può magari, che ne so, non vi piace l'idea di averlo chiuso, lo fate a tipo a cardigan, ma dopo possiamo anche riprodurlo con i filati invernali e possiamo fare qualsiasi cosa. Guardate quanto è bello.
Anzi, in realtà non è così che si indossa, mi sono sbagliata, ma volevo solo farvelo vedere, è così. Se ci riesco adesso, qui diventa da una parte e questo qua. A guardarlo così sembra un intreccio di filati che non si capisce come è stato fatto, ma vi posso assicurare che è talmente facile che quando uscirà il video progetto, però non vi dico quando perché in realtà non lo so neanche io, è veramente basico. Sì, è bellissimo. Poi, cioè, ti giuro, mi è venuta proprio l'ossessione del giallo. Ho preso tutti i gomitoli. Credo che ci sia Piazza Pulita sul sito di filati discount. Scusa, Chiara. Perché vedete, c'è il nero che si porta avanti nel giallo e poi c'è il giallo che gli dà questa punta di luce al nero. Però è basico, l'unica difficoltà che potete magari ritrovare è nel gestire bene i punti quando si va ad aumentare perché è tutto un pezzo unico, quindi cioè, non bisogna tagliare il filo. Qui tu fai praticamente una catenella lunga, lavori tutta la spalla, diciamo, poi a un certo punto ti fermi prima perché devi fare il girocollo. Quando finisci il girocollo, che di solito va dai 20 ai 25 centimetri, dipende quanto la volete scolata, tu devi ricordare di riprendere questi punti che avevi tolto, cioè da qui. Quindi li devi ritrovare e ritrovare gli stessi punti. Poi non puoi farlo in qualsiasi riga, devi farlo nella riga giusta perché non devi staccare il filo e fare dei nodi, ma lì, per chi non ha difficoltà non è un problema, è riprenderli. Fai le stesse righe, perché le spalle devono essere insomma le spalline, o comunque quello che ti viene, il pezzo che ti viene sulla spalla deve essere uguale identico e dopo vai a creare lo spazio per la manica. Ci saranno poi tre cuciture perché sarà una sulla spalla, una sull'altra e una qui sotto dove si va a chiudere il progetto. Però è un punto talmente bello e talmente facile che io lo vedo bene anche per una sciarpa, per una stola, per qualsiasi cosa. Quindi è uno di quei punti secondo me molto molto versatili. Poi è basico. Secondo me già voi quelle più esperte, perché vi conosco, so quanto siete brave, l'avete già capito. Bisogna solo calcolare un attimo il multiplo giusto e il gioco è fatto. Quindi il gioco è fatto, non è quello il problema più grosso. Allora, io qui ho un filato che non so da dove ce l'ho, elastico, e ho fatto diciamo più che un progetto, una prova per creare un reggiseno estivo e presentarvelo. Il problema è che me lo sono studiato un po' per volta, ho ricominciato subito a lavorare quest'anno, quindi l'ho lasciato lì e non ve l'ho fatto più vedere, però mi piace l'idea e bene, 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 e ve lo voglio far vedere. Poi magari quando riusciamo, se non per la prossima stagione, ma anche nel periodo invernale, tanto mi sono resa conto di una cosa, che voi che mi seguite e mi conoscete, non guardate solo i progetti, i tutorial estivi perché è estate. C'è chi si guarda un po' tutti, quindi ho capito che non c'è tanta stagione. Su certe cose sì, su altre no. Sicuramente, cioè, non è proprio vero su tutto, però sulla maggior parte guardate un po' tutto perché vi piace imparare la tecnica o capire come è stata creata. Quindi io ho fatto questo. È bello anche blu e giallo, non lo so, quest'anno la sessione del giallo, cerco di trattenermi, però ce l'ho. E in pratica c'è la spallina che si chiude qua dietro, il collo, però siccome non è finita, no, ce l'ho anche la seconda, così scusatemi. La chiudiamo, che ve lo faccio vedere per bene. E poi viene indossata in questa maniera, è un po' a fascia. Eh,
Questa tecnica di solito viene utilizzata per creare dei top estivi, ma secondo me è molto bella anche per il solo reggiseno. Più che altro mi sono resa conto che tiene molto bene. Se vi ricordate, io una volta vi ho parlato dei vari modelli per riuscire a vestire bene un reggiseno fatto comunque all'uncinetto, che non diventi né troppo spesso ma neanche troppo leggero e che non dia fastidio magari bagnandosi, che si tolga, che diventi pesante, ma soprattutto chi ha un seno grosso ha difficoltà, questo lo sappiamo tutte, e credo che questo modello è molto giusto. Scusate, bevo un attimo. Io ho già tirato fuori, come ho detto, i filati invernali che ho ancora, ho parecchie rimanenze, quindi magari facciamo un po' di progetti molto colorati, almeno per ingranare un attimo, perché mi sembra di non saper più spiegare. Lo so, è strano perché per una che comunque faceva 2 video a settimana, staccarsi così tanto è stato difficile all'inizio, ma poi è difficile ricominciare. Questo non vuol dire che non mi mancate, cioè voi mi mancate, ma sono emozionata, cioè mi sembra non saperlo più fare. Ecco. Ciao, io non guardo le stagionalità per le mie creazioni. Quest'estate ho lavorato una copertina di lana, grazie e buon tutto. Ciao. Grazie mille, Gerbera, perché ho il telefono lontano non lo vedo. Gerbera, piacere. Sì, infatti, cioè, è normale che sicuramente quando ci sono 40 gradi avere un progetto invernale a lavorare ti sudano le mani, fai un po' di difficoltà, però mi rendo conto che l'uncinetto non ha stagionalità. Perché? Se piove, perché a me ha piovuto ieri sera qui da me, stamattina un fresco che non vi immaginate, quindi una felpa addosso o un cardigan con un filato anche lanato leggermente sottile o comunque non troppo pesante, ok? Bisogna metterselo addosso. E mi sono resa conto che questo ehm, non, come dire, non toglie soprattutto a chi deve imparare l'uncinetto, perché io dico sempre, quando dovete imparare l'uncinetto, buttatevi sull'acrilico, ma anche quello di pessima qualità, ma parliamo anche degli strumenti, degli uncinetti, ok? Buttatevi su quello, provate un sacco su quello, punto basso, maglia alta, mesa maglia, insomma i punti basici o comunque capire come si calcola il multiplo, eccetera. Poi vi buttate su dei progetti veri e propri, ma si parte sempre da poco. Se io gli dico prendi un bel cotone, se noi prendiamo una persona che non sa tenere un uncinetto in mano, a metterlo a lavorare con un cotone poco ritorto, per esempio, che io adoro come un cotone come lui che è poco ritorto, e lo adoro proprio per questo, perché mi piace che il punto esplode, cioè vedete quando lo lavorate il punto si riempie, che è diverso rispetto a un fil di scoccia che è questo. Faccio vedere la parte gialla, guardate che differenza, come largo un punto con un filato molto ritorto rispetto a un filato poco ritorto. Qui è tutto compatto, sembra un pezzo unico la maglia alta, qua è tutta distaccata. Bene, uno che non sa fare l'uncinetto, una persona con questo filato è veramente in difficoltà, si perde veramente i pezzi del filo. Una persona che sa, che non sa, con un fil di Scozia dove il filato è molto compatto, non ha difficoltà perché lo prende in pieno. Allora, è estate, uno è in vacanza o in ferie, vuole provare a fare un po' di uncinetto perché vuole capire questo mondo,
non gli dico di prendersi il cotone, gli dico prendi un acrilico, perché con quell'acrilico soprattutto spendi poco e anche la soddisfazione del progetto finale, perché magari ti sei preso un bellissimo cotone, poco ritorto, molto elegante, perfetto, ma poi è uscito un pasticcio perché hai perso un po' nel lavorarlo, hai perso un po' il filo praticamente. Poi è vero che ci sono dei progetti esclusivi per quella stagione. Un esempio è il cappotto che ho iniziato l'anno scorso, ma che non ho finito perché lo volevo super mega particolare. Ho preso le misure, ho disegnato tutto, ho fatto tutto. Il problema è che nel frattempo ho perso tutti questi dati perché non li ho messi in un posto sicuro, ma ho messo in posto sicuro il progetto in sé. Io l'avevo avviato, adesso vi faccio vedere come sono messa, è solo un pezzo, non si capisce molto da questo pezzo, è solo una striscia, e lavorato a punto basso, di andata e di ritorno. Qua ci sono degli aumenti perché, dai, ve lo anticipo un po', non so quando andrò a metterlo online, ma sicuramente. In pratica io sono a questo punto, bisogna iniziare il progetto, adesso vediamo se riuscite a vedermi, lo dobbiamo iniziare dalla vita, quindi da dove noi lo leghiamo il cappotto, e mano a mano si crea. Dopodiché ci sarà il rivolto tutto attorno, il collo molto bello, molto elegante, con degli aumenti ben specifici che io mi avevo segnato tutto, cosa che non ricordo, quindi mi tocca disfare e rifare i conti. Perché io sono pasticcione. Luana, a te non ti capita, vero? No, vabbè, è che noi creativi siamo così, siamo un po' pasticcioni, un po' combiniamo dei guai, quindi ci succede anche questo. Questo è un progetto invernale avviato, poi c'è l'altro che è una maglia. Questa maglia me l'aveva chiesta la mia cognata ed è per lei. Allora, si parte dal basso e si va a lavorare. È morbidosissima. Lei mi aveva chiesto, voglio una maglia semplice, una maglia comoda e il punto sia chiuso. Voi non sapete quante volte ho dovuto iniziare questo progetto, veramente tantissime volte, e alla fine ho optato per il punto canestro. Quindi questa sarà la parte dietro della maglia e questo è il davanti. Però è talmente bello sia l'uno che l'altro che sinceramente andrò a fare delle cuciture super leggere col lago, e che in realtà queste cuciture saranno solo due, saranno qui sulle spalle. Cercherò di fare una cucitura con lago proprio chiusa bene a spirale, e voglio che questo progetto non abbia né un davanti, quindi un bello, e né una parte brutta, perché io personalmente non saprei come indossarla. Cioè, dite, mi dovete dire voi, vi piace di più così? Che in realtà la mia idea iniziale era quella di avere questa, cioè che abbia questo aspetto la maglia, oppure mettiamola tra virgolette sulla parte brutta, che è quella che doveva essere la parte brutta, o così. Io non riesco a decidere, perché in automatico, siccome viene lavorato tutto appunto canestro da sotto, ci sono queste non saprei come chiamarle, righe che si creano
in automatico col lavoro e mi piacciono tanto. Allora, direi che la soluzione di fare una cucitura super leggera e non dargli un bello o un brutto fa scegliere la persona come indossarlo. Non metterò neanche un'etichetta, non metto niente, anzi l'etichetta se la metto, la piego proprio così, cioè faccio vedere, la metto così praticamente in mezzo, così decide lei insomma come indossarla. Voglio che sia un progetto largo, comodo, molto leggero, tranquillo, cioè facile da fare, perché anche chi non ha esperienza ci riesce. Voi mi sentite, mi vedete perché non state scrivendo nulla, quindi mi preoccupo che sia andata via anche questa diretta e spero di no. Ok. Poi ho tanti filati che mi sono rimasti, quindi con tanti filati intendo dire che ho dei mesi gomitoli, ho un po' di roba, massimo vi posso far vedere come colori, però cosa voglio fare ancora non deciso. Poi arriviamo al succo del discorso. Ho bisogno di voi, mi sono preparata anche questo giro, quaderno, foglio e penna per scrivere, se avete dei suggerimenti su quello che dobbiamo andare a fare, oltre al fatto che devo finire questo che ho fatto vedere, ma tra l'uno e l'altro c'è sempre la disponibilità di fare quello di cui avete bisogno. Quindi, se non riuscite a scrivermelo adesso in chat, magari, siccome io andrò a pubblicare la diretta sul canale, magari me lo scrivete nei commenti, così inizio a tirar giù un po' di idee e soprattutto cerco di organizzare la stagione. Ce la prendiamo con calma, molta calma, perché sono stanca, sono tanto stanca e non riesco a rispettare gli appuntamenti del martedì e del sabato, ma anche perché mi manca il tempo effettivo per farlo. Manterrò sempre la rubrica delle mattonelle. Vi piace tantissimo quella rubrica, cioè io non me l'aspettavo perché io pensavo, Madonna, sarà noiose pubblicare sempre le stesse cose, sarà noioso vedere sempre magari gli stessi punti, cioè la mattonella è sempre una mattonella, e invece vi piace veramente tanto, cioè io non me l'aspettavo. Mi mancano i podcast, mi mancano tanto perché riuscivo a interagire un po' di più con voi, riuscivo a rispondere del domani un po' più dirette, ma faccio fatica a registrarlo, e editarlo, scrivere tutte le cose che devo scrivere e pubblicarlo per il sabato mattina. Ciò non vuol dire che non andrò a organizzare di nuovo questa stagione, perché mi manca veramente il contatto con voi e come ho detto prima sono emozionata, cioè, mi sembra di non sapere da dove iniziare, come se non lo sapessi fare, perché soprattutto avendo questo distacco di quasi un mese e mezzo è stato ehm, tosto sia lasciarsi ma anche riprendersi, perché è come se avessi perso un attimo i vostri desideri, ecco, diciamo così. Ma la stagione è appena iniziata, sarà lunga e voi ci siete sempre, anzi siete cresciuti, siete sempre di più, quindi mi fido del fatto che la partecipazione è sempre la stessa e ricominceremo alla grande sicuramente. Ehm, Ho bisogno di sapere cosa vi interessa di più, se no decido io, cioè un po' delle cose che devo finire l'avete visto, cioè abbiamo una t-shirt, una maglia e un cappotto. La maglia e il cappotto sono dei progetti importanti, sicuramente sul cappotto andiamo a parlare di quasi 1,5 kg di filato. Io avevo preso il pop, il gomitolo pop.
Ve lo ricordate? È più grande di me, cioè io come faccio a non farvelo vedere? Guardate quanto è grande, è gigante. Questa è la versione bianca perché volevo un cappotto sfumato, un cappotto che non si sporcasse subito, un cappotto che anche se si tira un attimo un filo, perché poi cioè, i lavori fatti all'uncinetto è un attimo che ti appoggi da qualche parte e tiri un filo e a me non piace quella cosa lì. Allora avevo preso il bianco, il grigio, allora eccoli qua, il grigio perla e il grigio scuro. Ho fatto i gomitoli non perché ho avuto difficoltà con i gomitoloni, ma più che altro girare con 1,5 kg di filato, quindi voi vi dovete immaginare la scena che c'è l'astuccio degli uncinetti, il lavoro in sé che sono un pezzetto, immaginatevi il cappotto, con 3 gomitoli di questi non è facile, mi sono presa una busta della spesa di quelle giganti, ho messo tutto dentro. Allora a un certo punto mi sono detta, ma facciamo così, tanto voglio dire, è un progetto sfumato, perché la sfumatura è questa, non è costante, va in base a come gira il filato. Cioè se io ho il bianco verso di me e i grigi dall'altra parte, porzione più grigia, tipo questa. Al contrario, se mi ritrovo ad avere i grigi verso di me e il bianco dall'altra parte, la situazione risulta come questo. Gira in base a come sono girati, come è girato il filato. Però ho detto tanto se faccio un nodo non fa niente, poi lo vado a nascondere e ho raccolto il filato, ho fatto dei gomitoli da poterlo gestire meglio. Perché questo gomitolone gigante, per chi non lo conosce, abbiamo 500 grammi di filato e un 100% acrilico e ha 1500 metri. Si può lavorare sia con i ferri che con l'uncinetto. È certificato, quindi è un filato di qualità, è uno di quei filati che ho utilizzato di più. Poi c'è la versione da 100 grammi, che è questa. No, questa è Abelia, sto dicendo una cosa errata. Scusate, è perché non so se ho il pop nella versione da 100 grammi, non ce l'ho più, spero di averlo utilizzato. O forse questa, vabbè, comunque sia, la differenza tra l'uno e l'altro è che il pop è leggermente più grosso, ma di poco, pochissimo, invece l'ambelia è leggermente più sottile, da utilizzare sempre, anzi guardate c'è scritto l'ambelia da utilizzare col 2, 2,5 di uncinetto e il pop da utilizzare col 3 e il 4. La differenza vi posso assicurare che è minima, soprattutto per chi ha tanta esperienza con l'uncinetto e sa che le indicazioni della cartina arrivano fino a un certo punto, poi devi decidere tu cosa vuoi fare e come gestirlo. Guardate, sembrano simili, anzi quasi quasi sembra quello bianco un po' più sottile, ma è diverso, ecco, sono diversi fondamentalmente quando lo si sente nelle mani. Quindi la versione pop da 100 grammi dovrebbe essere un gomitolo così. E anche qua adesso io non vi posso dire i metri perché questo è la bella è più sottile, quindi è ci sono più metri. Infatti questo gomitolo ha 40% di top acrilico, 60% di poliamide. In 100 grammi ci sono 440 metri. Il pop al contrario è un 100% acrilico, come morbidezza molto simili, non cambiano di molto. Però io il pop, io ho un debole veramente per il pop perché ritornando al discorso di prima, chi ha iniziato adesso a guardare questo mondo, si prende un gomitolo del pop che costa sui 10 euro, 9 euro, non mi ricordo, lì
fa un sacco di cose, può farsi la borsa se la vuole, può fare una maglia, può fare delle mattonelle, se vuole lavorarlo molto largo, quindi un punto molto aperto, addirittura riesce a fare sia una maglia che una giacca, perché ci sono 1500 metri. Utilizzare il pop e andare a fare un lavoro come questo, voi vi fate una giacca così molto aperta e leggera e vi potete fare una maglia sotto. Normale che lì dipende anche un po' dalla taglia. Quindi diciamo che uno di quei gomitoli infiniti ti danno soddisfazione a finirli perché sono interminabili, come certi filati. Ecco, c'è un progetto che non vi ho fatto vedere. Aspettate un attimo, adesso lo vado a prendere, scusate, ma mi sta venendo adesso in mente che quello potrebbe piacere a tanti di voi. Eccomi qua. Allora, vi parlo del filato, poi dopo vi faccio vedere il progetto, dopo ci salutiamo perché è quasi un'ora che vi stresso, però mi siete mancate. Allora, noi stiamo parlando del cotone numero 8, si presenta in rocca, è un filato molto ritorto, c'ha un'anima, non so se riuscite a vederlo, c'ha un'anima in cotone e poi c'è la viscosa, se non mi sbaglio, sopra che gli dà questa luce. No, mi sono sbagliata, è cotone poliestere. In pratica c'è il cuore del cotone sotto, che non vi posso far vedere. Ah sì che vi posso far vedere, guardate. E tutto attorno c'è il poliamide arricciato sopra, quindi risulta un filo unico, molto 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 ritorto e sottile, da utilizzare con l'uncinetto 1,5-2, infatti io l'ho lavorato doppio per il progetto che ho avviato. Ci sono in pratica 200 grammi per 1340 metri. Io ho sfidato questo filato e ho fatto un progetto per finire la rocca. Ha vinto lui perché io mi sono fatta col punto papavero, ho fatto quel vestito bara copricostume verde, ho utilizzato il verde e il bianco e io non ho finito quelle rocche, ce le ho ancora. Quindi è una di quelle sfide che non ho vinto, quindi non ho avuto la soddisfazione di finirle queste rocche. Però vi giuro, mi metto là che faccio il gomitolo, lo raccolgo, voglio finirle. Capiamoci. Allora, quello che ho avviato con questi due insieme, ho fatto un top down, che vi farò il progetto, l'unica cosa è che mi mette un po' in dubbio, ma è da riprendere l'avvio, perché essendo un cotone molto ritorto, come notate, le bretelle hanno il problema che si arricciano. Però dopo lo riprendiamo, va tutto bene. Arriva fin qua, poi da qui parte largo, aumenti, aumenti, aumenti su aumenti che ti arriva molto frufru, molto largo, molto non so come spiegare, largo, ok? Da qui voi potete fermarvi e fare una canota oppure fare un vestito, quindi un vestito che andrà sempre di più ad allargarsi. È normale che per il vestito vi serve la sottoveste. Questo che sto indossando io è lo stesso filato, ho utilizzato il colore miele e l'altro che non mi ricordo se si chiamava sabbia e comunque un crema, un color latte, molto leggero. Però per dirvi che questi prodotti
cioè, sono indistruttibili, veramente indistruttibili, perché hanno una torsione talmente bella sul filo di cotone che tu lo puoi indossare, lavare e non si distrugge, cioè fai fatica a distruggerlo. Infatti questa canotta ce l'ho già da un bel po' e si chiama canotta miele se non mi sbaglio. Cioè io con i nomi me li sono inventati tanto però. È un progetto che devo ancora pubblicare, quindi se lo cercate sul canale non c'è. Qui decidete voi se farlo come top, quindi andare a fare poche righe, una canota che è ancora più lunga o semplicemente fate un vestito. Sono un progetto del quale mi ero dimenticata di averlo avviato. Cioè, notate che un po' io ho lavorato per conto mio, non è che non ho lavorato, semplicemente non ho avuto il tempo di condividerlo con voi. Bene, come vi ho promesso, ci salutiamo perché ormai sono 45 minuti, però mi mancava avere un contatto con voi. Allora ho detto, non mi metto a registrare un podcast, cercherò di fare una diretta, che così se hanno delle domande me le scrivono. E l'orario non è il più indicato perché a quest'ora c'è chi ha lavoro o comunque chi ha da fare, eccetera, ma la diretta la pubblicherò sul canale appena io chiudo, lo fanno in automatico. E, per chi se l'è perso c'è il gruppo Facebook, ehm, dove potete iscrivervi, è gratuito. Ho preferito lasciarlo privato come gruppo perché almeno controllo chi va a entrare. Insomma, i social, il mondo online è pieno di cose, quindi nel dubbio è meglio dare un'occhiata in più, non si sa mai dove si va a finire, eccetera. Quindi lì c'è tutto, è tutto controllato da me. Magari se sono a lavoro faccio fatica ad accettare subito una richiesta di un post o di un'amicizia, di entrare insomma nel gruppo perché non ho il telefono dietro, quindi non riesco a guardarci. Ma appena ho la possibilità ci sono e accetto tutto. Ma almeno c'è tra virgolette un filtro da passare, perché se fosse stato pubblico sicuramente chiunque sarebbe potuto entrare e anche adesso chiunque può entrare, basta che non ci siano delle offese, dei problemi, politica, religione e tutto quanto. Per il resto siete libere di pubblicare tutto quello che desiderate. Non devono essere progetti miei, assolutamente, possono essere progetti di chiunque. Io non mi metto dei limiti perché io posso imparare da chiunque, magari una tecnica, magari dei colori messi insieme, magari dei punti. Io sono sempre lì disponibile a imparare perché per me l'uncinetto è una passione, diventa lavoro quando io creo i video per voi, quindi devo essere concentrata e far sì che i conti che io vi do vadano bene per qualsiasi fisico, quindi lì diventa un lavoro perché non è un relax, per me è un impegno e ci devo stare dietro, cioè non posso farlo tanto a caso. Fai a caso una sciarpa perché è un rettangolo, lavori su quello, è buona, ma se devi fare una maglia, se devi fare um, un top down che spaventa ancora, beh, lì i conti ci sono da fare. Devi spiegare da dove prendere le misure, devi spiegare dove fermarsi, eccetera. Per il resto, quando sono progetti semplici, come ho detto prima, come una sciarpa, eccetera, lì insomma è facile da gestire come conti. Quando ci sono delle mattonelle, anche là io prendo spunto guardando su Google magari i disegni, però vi posso assicurare che non ho ancora trovato uno che vada bene, cioè o è troppo l'aumento
da una riga all'altra, quindi sfarfalla, o è troppo poco, quindi si chiude. Una mattonella, che sia una mattonella fatta per bene, deve stare stesa sul piano di lavoro. Sicuramente è meglio un punto in più che uno in meno, perché non tira, ma è da studiare anche quella, quindi io prima di proporvi una mattonella devo provarla, fare i conti, prendere gli appunti. Diciamo che è l'unico progetto che mi fa fare una prova. Di solito quando io mi metto in testa un progetto prendo degli appunti su un foglio, sul quaderno, e mi ci butto subito, ed è quello che io vi presento, non faccio due cose eh, per lo stesso progetto. È normale che se una borsa mi viene chiesta, per esempio, mi hanno chiesto questa borsa nella versione color beige con le rifiniture nere, l'ho fatta, ma cambia l'aspetto assolutamente, ma il taglio è lo stesso. Quindi per quello che io quando vi dico di autogestirvi in base ai vostri piaceri, cioè se vi fa piacere avere il rosso perché vestite sempre del rosso, non dovete mettervi dei limiti. Se io ho fatto un progetto colorato, voi la fate completamente uguale, semplicemente utilizzate il rosso. Magari ve la metto più tardi, se avete il piacere di vederla ve la metto perché ho ancora la foto. Mi è stata chiesta sul profilo Vinted, chi mi segue da un po' sa che ho aperto un profilo Vinted dove metto in vendita le creazioni che non indosso o che non regalo, perché sono piena e devo in qualche modo fare un po' più di spazio. Con i filati me la cavo, perché cosa faccio? Faccio dei lavori colorati dove vado a smaltire tutti i gomitoli. Ma le creative, voi sapete che noi non ci fermiamo mai a comprare i filati. Allora, per far spazio ho deciso di vendere gli altri. Faccio mercatini, li vendo su Vinted, e c'è chi magari dice: guarda, mi piace tantissimo quella borsa, mi piace tantissimo quel cappellino, quella maglia, ma cose piccole, non mi prendo responsabilità per cose grandi, perché non ce la faccio stare dietro a un lavoro fisso, casa, mio figlio. Un lavoro diventa, come ho detto prima, quando devo fare un progetto dall'inizio alla fine, e non è una mattonella, anche se lì effettivamente lavoro il doppio. E un piacere mio diventa quando io sono rilassata, mi metto un po' di musica e lavoro all'uncinetto, che ne so, vado al parco con mio figlio, lui gioca, io mi faccio l'uncinetto, per me quello è relax. Tutto quello che va oltre diventa lavoro. E Luana, Francesca, insomma, lo sanno benissimo. Magari ragazzi, se me lo confermate, non so se riuscite, cioè, io lo so che nelle dirette quello che io vi dico a voi arriva dopo circa 2-3 minuti, quindi magari mi rispondete quando io ho già chiuso. Però chi ha un canale YouTube sa bene quanto lavoro c'è dietro e non ve lo devo dire, ecco. Ho parlato un sacco, già 5 minuti fa avrei dovuto chiudere. Però comunque sono contenta. Dai, fatemi sapere, vi prego, nei commenti cosa volete vedere. E iniziamo da quelli a costruire tutta la stagione. Nel frattempo io mi rimetto all'opera e inizio già a pensare a dei progetti, a dei tagli, a dei punti, a dei colori, a quello che si può creare. Però ho bisogno anche di voi, perché se io mi metto a fare solo esclusivamente, che ne so, sciarpe o solo esclusivamente borse, magari a voi fa piacere avere un cardigan, magari vi fa piacere avere delle maglie. Quindi ho bisogno di sapere cosa vi incuriosisce. Ogni tanto metto una delle mie idee. Bene ragazzi, io vi mando un grosso abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video progetto. Se vi piace l'idea della diretta, fatemelo sapere anche qui. Mi sono già organizzata con la Luana, cioè i messaggi scritti, quindi ho le prove, Luana, che un sabato pomeriggio ci vediamo tutte e due con tutte voi.
Adesso dobbiamo trovare l'accordo su chi gestisce la diretta, perché oggi un pasticcio a casa mia. Ho avviato 3-4 dirette, però va bene. L'importante è che dopo ci siamo riuscite. Luana dice: Io non so fare. Quindi, se ci ritrovate un sabato pomeriggio a fare delle prove, è tutto normale. Dai, comunque, se non facciamo un po' di casino, un po' di caos, che io ho il filo qua che mi sta volando, vi ho fatto vedere, gli ho buttato uno sopra l'altra, è noiosa la vita, quindi la prendiamo un po' più così leggera, un po' più incasinata, no? Bene, vi auguro una bella settimana, questo lunedì io l'ho iniziato bene e come ho detto prima ci ritroviamo al prossimo video. Adesso non so se è un podcast, un video tutorial o magari un'altra diretta, che come faccio a saperlo non lo so. Andiamo piano piano e mano a mano ricostruirò insomma tutta la stagionalità. Non posso darvi degli appuntamenti perché faccio veramente fatica, non riesco a starci dietro e dopo ci rimango male perché se io dico martedì pubblico un video e non ci arrivo, ci rimango veramente male e invece no, io ho bisogno di allegria per creare delle cose belle, così come avete bisogno anche voi di relax e di allegria. Un bacio a tutte, ci vediamo la prossima volta.